quando io vedo un concorrente che arriva e magari ce l'hai lì davanti e gli dici prendi un branzino e lui lo prende, io capisco se questa persona ha di talento solo come prende in mano il branzino. Allora Fanciulli, il problema dell'Italia sembra essere diventato improvvisamente da qualche mese il reddito di cittadinanza, o meglio, gli odiatissimi percettori del reddito di cittadinanza. Giusto o sbagliato? Non lo so. A naso la sensazione è che abbiano inanellato la solita guerra tra poveri per far parlare noi poracci al bar, dai parenti e qualche fregnacetta, in modo tale che i soliti noti, o meno, possano agire indisturbati tra le loro mirabili magagne. Al che mi sono detto, ma è veramente questo il problema dell'Italia? Il dover dare in modo sbagliato ad una persona su 4, mettiamola così, un reddito non meritato perché quella persona su 4 effettivamente magari delinque? O ci sono problemi ben più gravi da poter affrontare e per i quali sembra nessuno voglia effettivamente parlare, né televisioni, né mainstream, né giornali, né fantomatiche libere, libertarie, liberiste radio quali la Danzara, dove il notissimo presentatore Giuseppe Cruciani, che personalmente amo, dai suoi 30, 40, 50 mila al mese di guadagno, meritatissimi, se la prende con chi percepisce 500 euro al mese. Notiamo bene 500 euro che a quanto pare non possono essere spesi per zoccole, droga, sì, no, i Grotti e Vinci li puoi comprare, credo le sigarette pure, insomma, puoi ritirare a quanto pare, confermatemi se sbaglio, solo 100 euro, quindi effettivamente tu ti puoi prendere questi 100 euro, accumularli per tutta la vita e poi comprarti barche e bene di lusso, giusto? Andiamo a vedere un po' di cifre, un po' di importi su altre situazioni di ammanco economico che vanno a gravare sulle casse dello Stato, secondo me, in modo molto più incisivo. Partiamo con la corruzione. Quanto vale la corruzione in Italia? Quanto ci costa un'Italia corrotta? Avete mai sentito parlare di corruzione in televisione, sui giornali? Bah, sporadicamente. Poi non si capisce mai di cosa effettivamente parlino. Andiamola a vedere male noi stessi con questo video on YouTube. Dato che l'argomento è stravalloso, ma va trattato perché nessuno ne parla, altrimenti andate a fare le lezioni di corsivo, che non ho capito bene di che cosa si tratta. Anzi, se avete notizie in merito, se me lo fate sapere tra i commenti, perché io continuo a non capire che cosa significa questa cazzo di lezione di corsivo, ve lo giuro. Altrimenti seguiamo sta rottura di palle alleviata minimamente da una musica sotto. Seasons came and changed the time. When I grew up I called him mine. He would always laugh and Fonte Sole 24 Ore, no Mario Giordano, no Rete 4, no Nicola Poro, non la 7, non quella televisione populista che anche a me effettivamente piace minimamente, ma il Sole 24 Ore. Quindi fonte a quanto pare affidabile, poi chiaramente non si sa mai, però teniamoci questa, che a quanto pare in Italia è una delle più affidabili. La corruzione in Italia costa, ma la burocrazia resta a guardare. Strano. Post di Dario Immordino, avvocato, dottore di ricerca in diritto interno e comunitario. Voi sapete cosa significhi o no? Ma a quanto pare c'ha già più titoli di me, quindi basta e avanza.
anche perché avere più titoli di uno che ha la terza media non è così difficile a quanto pare. Comunque, in una fase di grave emergenza economica in cui per far fronte alle conseguenze della pandemia si stanziano decine di miliardi, la corruzione sottrae al sistema economico ingentissime risorse. Bang, bang. L'esperienza empirica e gli studi più accreditati del World Economic Forum, del Bertelsmann Foundation, Economist Intelligence United e il World Justice Project Rule of Law Index dimostrano che il proliferare del fenomeno corruttivo allontana gli investimenti stranieri più degli elevati livelli di tassazione. Non si può coprire lo stronzo con la neve, Inquina l'utilizzo delle risorse pubbliche, alimenta la criminalità e l'evasione fiscale, mina la competitività delle imprese, falsa la concorrenza, ostacola la meritocrazia, moltiplica il contenzioso, falcidia come la morte le entrate tributarie, priva i cittadini di prestazioni essenziali. Quindi se la TAC te la danno dopo un anno e mezzo non te la prende col percettore del reddito di cittadinanza, bensì con chi è corrotto. Ok? To get the feeling right, we started making out, and she took off my pants. Blink 182. And that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. And I saw more of Here's My TV. Un caldo pazzesco. Hell is ADD. Mi sudano le orecchie. What's my age again? What's my age again? Tutto ciò attiva un circolo vizioso che zavorra i processi di sviluppo e deprime l'ambiente economico. Meno investimenti, riduzione dell'occupazione, dei redditi e dei consumi. Meno entrate fiscali, riduzione della quantità e qualità dei servizi e prestazioni pubbliche. Lievitazione dei costi burocratici. Degli oneri relativi alla frequente soccombenza dell'amministrazione nei contenziosi contro i cittadini ed imprese. Più spese, meno entrate e risorse pubbliche per soddisfare i diritti dei cittadini. Bel quadretto, no? Una recente ricerca internazionale del centro di ricerca RAND, voi poi andate a approfondire, io non è che faccio approfondimento, titillo le menti sopite, almeno ci provo, anche perché è sopita pure la mia. Quindi questo recente studio stima che la corruzione costa all'economia dei paesi europei oltre 900 miliardi di euro l'anno ed a quella italiana almeno 237 miliardi, pari a circa il 13% del PIL. Ottimo! Si tratta comunque di numeri difficili da verificare a causa della natura del reato, ma l'impatto negativo della corruzione sui sistemi economici risulta oramai ampiamente comprovato. Ho il microfono corrotto. Secondo i dati forniti dalla Banca Mondiale, indici del 2017, il reddito medio dei paesi con un alto livello di corruzione è circa di un terzo inferiore a quello dei paesi con un basso livello di corruzione. Ed una ricerca dell'Istituto per la Competitività certifica che gli alti livelli di corruzione inibiscono l'afflusso di capitali stranieri ed incidono negativamente sull'occupazione, spingendo le imprese a mantenere una dimensione ridotta, mentre la riduzione del livello di corruzione favorisce l'avvio di nuove imprese. Il radicamento di capitali e imprese straniere rende più agevole la gestione dei permessi a costruire e delle attività edilizie. Incide positivamente sull'occupazione giovanile, contribuendo inoltre alla diminuzione del numero di NEET. Chi sono questi NEET? Divaghiamo un minuto, andiamolo a vedere. Meno male che c'è rimasta la musica. Chi sono quindi questi NEET? La pandemia, sempre articolo del Sole 24 Ore, ha colpito in termini occupazionali quasi tutte le categorie di lavoratori. Ce ne sono alcune, però
che sono più esposte di altre. Tra queste figurano sicuramente i giovani, come al solito, in un paese di anziani, me compreso, ahimè, i giovani sono la categoria meno considerata, quindi le pensioni tra poco battaccherete al cazzo pure voi. Spesso entrano nel mercato del lavoro con contratti di stage o a tempo determinato. I primi ad essere sacrificati durante questa crisi economica dunque sono stati proprio loro, i giovani. Fin qui credo siamo tutti d'accordo, no? Un altro aspetto che li ha coinvolti riguarda la sfiducia nel mercato occupazionale. Durante il lockdown l'Italia ha subito un evento molto particolare. La disoccupazione, che misura le persone in cerca di un impiego, è diminuita. Ha attaccato un pippone. Lo scoraggiamento ha condotto una parte dei disoccupati, tra cui molti under 29, a smettere di cercare una professione. Io aggiungerei quasi giustamente. Al di là di falsi moralismi. I giovani non vogliono lavorare, certo, detto da un pulpito di qualche miliarduccio di euro sotto al cuscino, la quasi totalità delle volte, grazie a mamma e papà che ci hanno lasciato qualcosina da poter investire, è molto semplice. Come categoria vulnerabile, molti giovani rischiano di entrare in una condizione in cui non studiano né lavorano, anche a causa della mancanza di fiducia verso il mercato lavorativo. Una vera e propria trappola della povertà per chi smette di investire sul futuro professionale. Negli anni l'Italia ha imparato a conoscere questa categoria di giovani, si tratta quindi dei NEET. Chi sono i NEET? NEET è un acronimo in inglese, sta per Not in Education, Employment or Training. Questo indicatore rappresenta infatti quei ragazzi under 29 che non sono impegnati né nello studio né nel lavoro né nella formazione. In Italia la presenza di NEET è sempre stata piuttosto consistente. Infatti, come riporta l'OCSE, dalla crisi del 2008, periodo in cui i NEET sono aumentati a dismisura, ad oggi, la percentuale di ragazzi né studenti né lavoratori è passata dal 19 all'attuale 24%. Non solo, come se non bastasse, nel 2014 è stato raggiunto un picco del 28%. Per comprendere la rilevanza dei NEET basti pensare che il loro costo sociale, inteso come lucro cessante, come ridotte entrate fiscali e come maggior spesa di assistenza, stimato dall'Eurofound 2012, è pari all'1,2% del PIL europeo. Percentuale che raggiunge il 2%, dove? Indovinate dove? Non a Napoli, ma in Italia. Un costo per lo Stato pari a circa 36 miliardi di euro l'anno. Non poco. Abbiamo avuto un quadro generale su chi effettivamente sono questi NEET. Andiamo a vedere, continuiamo a vedere l'articolo sulla corruzione, che come abbiamo detto in Europa vale 900 miliardi di euro circa, in Italia a quanto pare 237 miliardi l'anno, no una tantum, l'anno. Sta canzone 237 miliardi l'anno è sta canzone, e non la senti mai girare in radio, in televisione o sui giornali. È una canzone un po' selata. Si puedes perdonar. Insomma, mica tanto. Si potesse perdonare, o come si dice, la tua capraggine che ti porta a dover criticare un percettore di radiocittadinanza che falsifia l'Italia circa 1/1000. Andremo a vedere quello che effettivamente fa la corruzione o l'evasione fiscale, che andremo a vedere tra poco. Si puedes perdonar, el amor vivirá siempre, siempre. Un recente rapporto dell'ANAC rivela che nel triennio 2016-2019 in Italia si sono registrati un periodo di corruzione a settimana, un episodio di corruzione a settimana, di un arresto ogni 10 giorni. Per ovviare a queste criticità, la legge del 2009 ha affiancato al reato previsto dal Codice Penale una nuova figura di corruzione come illecito amministrativo, che comprende ogni caso di cattiva gestione dei poteri pubblici, ed ha imposto a tutte le amministrazioni, gli enti e le società pubbliche di adottare un piano anticorruzione,
valutare il rischio corruttivo e adottare una serie di strumenti per prevenirlo e contrastarlo. Dalla rotazione del personale alle misure di contrasto del conflitto di interesse, dai codici di comportamento e bla bla bla. L'assunto è che le amministrazioni devono prevenire e perseguire come eventi corruttivi non solo le ipotesi di commercio delle attività istituzionali che costituiscono reato, ma tutti i casi di mala burocrazia, una parola, a prescindere dal conseguimento di denaro e dalla conclusione delle indagini penali. Miliardo di regole. Saranno rispettate queste regole in Italia? Siamo famosi, noti per avere una ottima, a quanto pare, Costituzione, mi fido sulla parola, leggi e leggine a go-go, burocrazia che titilla di fino qualsiasi comportamento e poi effettivamente nessuno controlla un cazzo. Quindi oltre al danno non la beffa ma proprio direttamente la presa per il culo. Tuttavia, le relazioni dell'ANAC e della Corte dei Conti rivelano che le amministrazioni e le società pubbliche hanno applicato queste regole solo formalmente, eccoci qua, come fastidiosi adempimenti burocratici, complessi e privi di concreta utilità. Ottimo! Il campionario delle elusioni delle regole è vasto e variegato e temo che in Italia siamo campioni del mondo in elusione delle leggi. Piani anticorruzione, fotocopia tra enti omologhi, comuni eccetera, misure anticorruzione previste ma non attuate effettivamente, superficiale ed approssimativa valutazione del rischio corruzione, sostanziale inadempimento delle misure di semplificazione organizzativa e delle regole di trasparenza. Controlli stranamente inefficaci, scarsa responsabilizzazione del personale, assenza di coordinamento tra il piano anticorruzione e quello delle performance, autoanalisi organizzativa e monitoraggio delle misure anticorruzione assente o carente, isolamento del responsabile anticorruzione e scarso coinvolgimento di dirigenti e vertici politici. Se tu denunci, l'ufficio ti isola. Accaduta libera, in cerca di... Accaduta totalmente libera in cerca di un voluto schianto. Ma fin tanto che sei qui, Avremo sempre voce per denunciare questi misfatti. posso dire Le severe sanzioni, peraltro, sono rimaste soltanto virtuali, pure. Poiché l'ANAC non ha la struttura adeguata per verificare l'attività di oltre 8.000 comuni e decine di migliaia di altri soggetti che svolgono funzioni pubbliche e la legittimità di un'infinita mole di atti. Qua siamo ancora, carissimo amico, a difendere. con internet e i computer, ancora ma spesso si vede il cartaceo, anzi negli ultimi anni ci siamo dati una regolata, ma prima era qualsiasi situazione in cui avessimo dovuto comunicare con un ente pubblico sarebbe stato da spararsi letteralmente. L'efficacia degli strumenti di contrasto della mala burocrazia viene, pertanto, vanificata dall'inefficiente attuazione delle regole da parte delle amministrazioni interessate e la proliferazione di disposizioni normative, passaggi burocratici, controlli, produce una moltiplicazione degli oneri e degli adempimenti delle procedure pubbliche, cui non corrispondono proporzionali benefici in termini di efficienza del sistema amministrativo e garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e dell'impermeabilità dell'esercizio dei poteri pubblici nei confronti del malaffare. Affogando per respirare, imparando anche a sanguinare, nel giorno che sfugge, il tempo reale sei tu. Bellissimo quadretto quindi generale sulla corruzione. Sezionare la notte e il cuore, per sentirmi vivo in tutti
Vorrei andare a pisciare ma provo a resistere. Andiamo a vedere a quanto ammonta, quanto costa all'Italia l'evasione fiscale, se è più o meno del reddito di cittadinanza. Ogni tanto se ne parla, la sinistra lo strumentalizza come argomento per poter litigare con la destra in modo tale da avere un equilibrio di litigio per poter permettere a noi poveracci di parlare e passare il tempo mentre questi si fregano i soldi. Per il resto l'argomento non si affronta seriamente, notiamo bene, prima che mi attaccate le pippe su internet, non ce l'ho coi commercianti perché effettivamente una buona metà utilizza questa evasione per riuscire a campare, dato che la tassazione in Italia è criminale. Però non è giusto nemmeno il dentista che dichiari 1.000-1.500 euro al mese di profitto, ok? Però poi so io il primo a chiedere al dentista di non farmi la fattura per poter risparmiare, quindi come al solito non ce la prendiamo con i commercianti, con i NIT, con i percettori di reddito di cittadinanza, sì con gli evasori fiscali, ma con noi stessi, perché siamo tutti la stessa marmaglia, andiamo completamente, me compreso, soprattutto me, rieducati. Dobbiamo cominciare a autocriticarci piuttosto che criticare sempre il prossimo, perché effettivamente è proprio quello che vogliono questi che se fregano i soldi, che litighiamo tra noi. Dobbiamo coalizzarci e capire che noi anche siamo il problema di una pastura sparsa in tutto il paese. Fonte Il Sole 24 Ore. L'evasione fiscale, ve la do subito, ve la spiattello all'inizio della lettura, vale oltre 100 miliardi di euro l'anno per quanto riguarda l'Italia. Una parte dell'economia italiana è nascosta agli oschi del fisco. Ma va? Capire quali sono le sue dimensioni non è facile, perché dopo tutto sfugge a quanto possiamo osservare direttamente. Per capire quanto pesa l'evasione fiscale tocca, come direbbe mia nonna, affidarsi alle stime. Un ottimo punto di partenza è la relazione compilata dal Ministero delle Finanze, grazie Ministero delle Finanze, di cui l'ultima edizione è del 2018, infatti, che per carità di Dio, che esiste quella del 2022, no? Di 4 anni fa, che ha provato a dare delle dimensioni di massima al fenomeno, più o meno. I numeri del documento, e in effetti tutti quelli che riguardano attività nascoste o illegali, non possono che essere stime più o meno accurate, nei limiti di quanto è possibile ricostruire a posteriori tramite metodi statistici. Non vanno dunque considerati precisi al singolo euro, quanto piuttosto indicazioni con un certo margine di errore. Facciamoci comunque un'idea. Lì in mezzo siamo noi coi nostri mondi in testa, tutti ostili e pericolosamente confinanti. Siamo noi un po' paladini della giustizia. Cos'è questa canzone di merda? Non ne ho idea. Massimo rispetto degli artisti cantanti, che comunque saranno miliardari e penso passeranno sopra al mio insulto. Nemmeno troppo brutta. Comunque, chiarito questo, l'evasione di imposte e contributi vale oltre 100 miliardi di euro l'anno. Da un punto di vista puro valore, l'imposta più evasa è, guarda caso, l'IVA, che ha portato in media a un ammanco annuale di circa 36 miliardi di euro. Poco sotto viene l'IRPEF relativo al lavoro autonomo ed impresa. Ma guarda caso, ma come io faccio il commerciante, mi devo dichiarare i miei beni da solo. Strano che dichiaro meno, eh? Non me lo sarei mai aspettato, avrei pensato che i commercianti dichiarassero di più di quello che effettivamente guadagnano. Ma che sistema è? Autodichiarare quanto uno guadagna? Io questa storia non l'ho mai capita. Se volete intervenite e insultatemi nei commenti e ne parliamo, tanto a me piace il diverbio, il dissing, se con ciccia, no sui corsivi, no sulle fregnacce, no sul femminismo e maschilismo, perché mi cascano le palle. Questa è ciccia, quella che effettivamente cambia la mia e tutte le vostre vite, anche di te che sei ricco. Quindi poco sotto viene l'IRPEF relativo al lavoro autonomo o d'impresa, mentre tutte le altre entrate tributarie o contributive pesano per valori molto inferiori, pur trattandosi comunque di miliardi di euro. Per la Tasi il valore rispecchia invece solo quello del 2016.
Secondo le stime del rapporto sull'evasione del MEF, è l'IRPEF sul lavoro autonomo d'impresa l'imposta evasa più frequente, con numeri che in effetti stanno diventando più problematici negli ultimi anni. Chissà come mai questi commercianti non vogliono la valuta elettronica. Sono completamente d'accordo che vengano falcidiate, riprendendo il termine di prima, le tasse sul pagamento con carta, ma va obbligatoriamente immesso nel sistema. I contanti devono sparire in modo tale che combattiamo l'evasione. Il commerciante però non può pagare a transazione €1 quello che deve pagare, 1/10 di quello che è adesso, così saremmo bene tutti. Non è una cosa particolarmente difficile, ma alla fine non si vuole fare perché se no il meccanismo litighino, il meccanismo di sto bene, sto male, litigo con te, litigo con quell'altro, cessa d'essere e i ricchi, chi se frega i soldi, deve pensare ad altro. Quindi, secondo le stime del rapporto sull'evasione del MEF, è l'IRPEF sul lavoro autonomo d'impresa l'imposta più evasa più di frequente, con numeri che in effetti stanno diventando più problematici negli ultimi anni. Fra i balzelli più evasi risulta, o per meglio direi, risultava il canone RAI. Ma va? Strano, io non lo odio per nulla il canone RAI. A me piace pagare la RAI, piace pagare un canone, piace guardare tutte quelle pubblicità che girano sulla loro emittente, piace pagare Fabio Fazio milioni di euro l'anno. Piacciono tutte queste cose a me. Sono costretto a dire che rimpiango Berlusconi, almeno ci fa vedere solo le pubblicità, non ci fa pagare canoni. Paga Gerry Scotti milioni di euro l'anno, guarda, mi sta più simpatico. Che però dopo essere passato direttamente sulla bolletta elettrica si è normalizzato molto, e te credo, è diventato obbligatorio senza che paghi il canone RAI, te staccano la bolletta della luce sotto governo Renzi, mi ricordo, se non sbaglio. I Veimu invece risultano mancanti grosso modo con la stessa frequenza, ma la prima ha un gettito potenzialmente molto più elevato. Nel caso delle entrate contributive invece risulta un ammontare evaso pari a circa 11 milioni di euro l'anno, di cui 8 miliardi e mezzo a carico dei datori di lavoro, di cui 8 miliardi e mezzo a carico dei datori di lavoro e 2 miliardi e 6 circa a carico dei lavoratori dipendenti. Datori di lavoro. Siamo in rapporto 4-1 con i lavoratori dipendenti, Quindi abbiamo visto quanto costa all'Italia la corruzione, 230 miliardi di euro l'anno. Abbiamo visto quanto costa l'evasione fiscale, 110 miliardi l'anno. Adesso arriviamo alla ciccia. Quanto ci costa il reddito di cittadinanza ogni anno? Andiamo a vedere Matrix Resurrection. Matrix Resurrection. Quindi abbiamo visto quanto ci costa la corruzione l'anno in Italia, 230 miliardi di euro. Abbiamo visto quanto ci costa l'evasione fiscale in Italia, 110 miliardi di euro l'anno. Adesso andiamo alla ciccia e andiamo a vedere quanto ci costa il reddito di cittadinanza. You need cooling, baby, I'm not fooling. In 3 anni il reddito di cittadinanza è stato dato a 4.650.000 persone, spesi in 3 anni 20 miliardi di euro, quindi circa 7 miliardi di euro l'anno. 7 miliardi di euro l'anno per il reddito di cittadinanza, 230 per la corruzione, 110 per l'evasione. Con chi ce la prendiamo dei tre? Con la situazione infinitesimale, quei percettori del reddito di cittadinanza, litigio tra poveri, la ciccia nei piani alti sta ben conservata, ben intonsa e ben
non toccata, rimane là a farsi i cazzi propri, mentre noi litighiamo con questi poracci che prendono 500 euro al mese nell'80% dei casi, giustamente. 230, 110, 7, con chi te la prende? Con quello che prende 7. È andata così. Fonte agi.it. Nei primi 3 anni il reddito e la pensione di cittadinanza sono stati erogati a 2 milioni di nuclei familiari, per un totale di 4 milioni 650 mila persone, per una spesa di quasi 20 miliardi di euro l'anno. Il lungo report dell'INPS, basato su dati da aprile 2019 a dicembre 2021, si evince che l'importo medio è di 546 euro. Cazzarola! Molto differente tra reddito di cittadinanza, 577 euro, te ci compri barche, seconde, quarte, quinte e settime case, e pensione di cittadinanza, ben 281 euro. Oh mamma mia, l'idea è falcidiata l'Italia da questi pensionati di cittadinanza che percepiscono 281 euro al mese. L'INPS sottolinea che tra le persone che hanno beneficiato della prestazione nei 33 mesi presi in esame ci sono neonati, centenari e componenti di famiglie numerose e persone che vivono da sole. Chi ne ha beneficiato per un solo mese e chi per oltre 2 anni, studenti, lavoratori, titolari di pensioni inattivi, persone nel frattempo decedute. Forse là un controllino avremmo potuto farlo e quantomeno abbassare la soglia del reddito di cittadinanza al deceduto. Il report sottolinea poi che oltre il 40% dei nuclei beneficiari riceve anche l'integrazione economica per il canone di locazione. Milioni di euro riceverà per affittarsi probabilmente la vita a casa al Palocco o sul lago de Como, una bella villa, no? Con vista lago. Altro elemento evidenziato dal report è che su 100 soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza, quelli teoricamente occupabili sono poco meno di 60. Quanto alla dibattutissima questione meridionale sul reddito di cittadinanza, l'INPS evidenzia che 2 percettori su 3 risiedono al sud o nelle isole. Questo perché, così come si evince dal 20° rapporto annuale dell'INPS, lo squilibrio è anche spiegato da indicatori di disagio economico locale, ad esempio tasso di disoccupazione, basso livello di istruzione, mancanza di servizi adeguati. Nota bene, considero Roma Sud, pieno Sud, La civiltà in Italia parte dal centro-nord in su, dalla Toscana, dall'Umbria forse. Sotto siamo tutti dei fregoni, dei semi-analfabeti, tutti per modo di dire ovviamente, cioè sono quelle 2 persone su 10, quella persona su 10 che è l'eccezione alla regola. Per noi tutti altri la mentalità è sul crasso il prossimo, gli magno sopra appena posso. Questa è la mera, cruda e inaccettabile evidentemente realtà. È dunque il contesto a spiegare una parte dei divari dell'incidenza. Da questo punto di vista la misura appare essere un sostegno non solo per i nuclei familiari, ma anche per alcuni precisi contesti locali con indicatori di disagio economico particolarmente accentuati. Più te inchini più ti si scopre il culo. Bene. Bene, ripetiamolo per la 60ª volta, almeno spero ci si fissa nel cervello. Abbiamo visto quanto vale, quanto costa all'Italia la corruzione ogni anno, 230 miliardi di euro l'anno. Quanto costa e grava all'Italia l'evasione fiscale, 110 miliardi di euro l'anno. Quanto il reddito di cittadinanza grava e costa allo Stato italiano ogni anno, 7 miliardi. Quindi 230, 110, 7 miliardi.
continuiamo ad andare al bar e a prendercela con quelli che prendono e fregano, presumibilmente una persona su 10, una persona su 5, 7 miliardi l'anno. Continuiamo a prendercela sempre con l'ultimo degli ultimi. Così permettiamo ai fregoni di continuare a fregare. Adios, guaglio. Comizio elettorale, guaglio. Se non bisogno soddisfatto sei sicuro, non ti puoi sbagliare, guaglio. Vale più una bella giacca con telefonino cellulare,